Ciao ragazzi, bentornati. Sono un'altra volta a casa di Carlo, che ormai vivo qui. No, non è vero. Meno a cazzeggio. Meno a cazzeggio sto giro. E siamo qui con anche Miriam, che oggi ci farà da modella, la nostra bellissima Miriam. E sono qui perché è un po' che ho l'idea di valutare un passaggio ad Hasselblad. E quindi gliel'ho detto e lui m'ha detto: "Beh, allora insomma vieni che ci guardiamo insieme". Quindi siamo qui perché io non so nulla di Hasselblad e quindi adesso oggi avremo qualcuno che invece ne sa a pacchi, che ci spiegherà tante belle cose e quindi ne approfittiamo per fare una cosa per la comunità. La comunità dei futuri come si dice, Hasselbladisti? Suona malissimo, però sì, diciamo di sì, dai. Benissimo, bene. Allora, da dove partiamo? L'Hasselblad credo che sia il medio formato quadrato più famoso nella storia, sia perché lo stesso, sembra che me lo devo mangiare, lo stesso modello che ho qua, ovviamente modificato, è lo stesso che è andato sulle Apollo, che l'Hasselblad fu l'unica che riuscì a creare una macchina, non questa ovviamente, quella, dove non aveva bisogno di lubrificante liquido, quindi anche a temperature di un certo tipo, anche se poi in realtà si è scoperto che erano temperature sopportabilissime. Direi che la serie 500 è la più classica delle Hasselblad e forse la più performante ancora oggi, come analogico ovviamente, anche se ne sono arrivate tante altre. Credo proprio per la sua versatilità, perché in realtà il sistema Hasselblad, come poi tante altre medio formato diciamo hanno copiato da Hasselblad, e la performance migliore è il fatto che tu la puoi adattare a quello che ti serve come esigenza, perché in realtà mi tieni un attimo, grazie. In realtà se noi andiamo a guardare l'Hasselblad, come quasi molte medio formato, è una scatola, cioè noi dobbiamo considerare che l'Hasselblad in realtà è questa scatola. Lasciate stare che io ho il modello col motore, ma è questa scatola che è completamente vuota, c'è solo uno specchio e la tendina, ok? Ma è tutto staccato, cioè quindi in realtà il corpo è solamente una scatola che serve solo per mantenere una distanza tra Sì, e come le reflex per avere lo spazio per lo certo. specchio. Infatti l'Hasselblad, a differenza di tanti altri medio formato, ha tutti i comandi, scusami, tutti i comandi per gestire la macchina fotografica non sul corpo ma sulla lente. Infatti sulle lenti l'Hasselblad ha sia il diaframma, come quasi tutti gli obiettivi di qualunque macchina, ma in questo caso c'ha anche i tempi, perché non ha un diaframma a tendina come siamo abituati con le altre macchine fotografiche. Per esempio la Kiev, che è la versione russa copiata esteticamente da Hasselblad, ovviamente per una questione di costi ha tenuto degli obiettivi tra virgolette tradizionali e ha messo la tendina all'interno, perché il sistema Hasselblad, che praticamente è come se ci fosse all'interno della lente un ulteriore diaframma, solo che si chiude completamente, dove ci sono i tempi. Il vantaggio di Hasselblad, che secondo me non è tra le migliori medio formato che siano state create, è sicuramente la più versatile ed è quella usata soprattutto nel campo della moda, perché è stata la prima ad avere, anzi a non avere un sync flash, perché il fatto qual è? Noi siamo abituati con una macchina tradizionale, se usiamo le luci da studio, quindi flash, siamo abituati a dover mantenere un limite di scatto che va da un 125esimo, un 250esimo, dipende dalla macchina, diciamo 160 per essere sicuri. C'è un video dedicato che linko qui sopra a questa cosa. Fai come gli youtuber seri, Sì, quelli seri che fanno così. Mentre invece Hasselblad aveva il vantaggio che, avendo questo sistema, il diaframma, lo chiamo così solo per una questione di comodità, il diaframma dei tempi avrà sempre un momento in cui sarà totalmente aperto, ok? Quindi non avendo un synchro flash, tu volendo in teoria puoi scattare anche a un 500esimo di secondo e quindi fare effetti di mosso congelato, o degli scatti in sequenza, qualunque cosa ti trovi nella condizione di fare,
e questo ha permesso di essere sicuramente la macchina più versatile, soprattutto nel campo della moda, anche perché oggettivamente, dato il peso della macchina, dato l'ingombro dei dei rullini, non è sicuramente, anche se si fa, non è sicuramente una macchina proprio nata per essere portata Certo. in giro, anche se tanta gente ha fatto delle bellissime cose. Precisazione: al giorno d'oggi esistono i flash chiamati high speed sync che, diciamo, sorpassano il problema del tempo di sync delle Sì. M-Reflex, e delle macchine in generale, a come dire, non so come dire, è proprio l'unica metodica esistente per non avere il limite, il vincolo del di solito al massimo 250° proprio. Quindi esiste questa Sia lo cosa, stesso ma cavo. esatto, però ovviamente questa cosa suppongo che sia una cosa abbastanza recente, non penso che, No, N anni fa esistessero i flash high-speed sync che hanno N flash in rapidissima successione, sempre video dedicato di prima. No, anche perché, almeno io parlo dei miei tempi, una volta i flash da studio erano non con la batteria incorporata come adesso, ma erano con una batteria a parte, che io credo che c'erano delle centrali francesi che lavoravano solo per quelle, considera che andavano a 320, avevano la riduzione, andavano a 320 e tendenzialmente quando tu sulla batteria, diciamo questa batteria supplementare, ci caricavi 2 flash, difficilmente, a meno che non eri molto bassa come intensità, Certo. riusciva a fare in sequenza 2 Certo. scatti in sequenza, anzi aveva anche bisogno molto Caricare. spesso di 10-15 secondi per ricaricare, se usavi 2 punti luce. Certo. Quindi una cosa del genere all'epoca, ma forse non si pensava neanche, nel senso che ormai eravamo abituati all'idea del 5 flash e sapevamo che studio, Quello era. per una questione di cavistiche stavi sempre più o meno Sì, sui certo. 160, perché ricordiamolo, anche le macchine con 5 flash a 250 in realtà sono su peso a caldo, quindi quando tu hai un filo, anche se in realtà stiamo parlando di millesimi, Sì. però in realtà non ti garantiscono un Sì. 250esimo 5 flash, proprio perché il filo comunque può avere una Certo, una dispersione. latenza, certo. Quindi di solito si scattava un 125esimo, un 160esimo, anche Sì. quando avevi una macchina 250esimo. Questa macchina aveva questa differenziazione dalle altre, che avendo questo tipo di sistema per calcolare, per esporre con il tempo, era proprio amata proprio nel campo della moda, comunque in studio, proprio perché potevi usare qualunque tipo di fonte luminosa a qualunque tempo senza nessun problema. Non so, chi sa chi non sa, questa qui è una macchina che è un 6x6, quindi praticamente è un 6 cm, in realtà sarebbe un po' meno di un 6 cm, sarebbe, sì, se ne vuoi prendere una. E ok, puoi anche srotolarla se vuoi. Allora, perché giusto, c'è da dire questo, Papri, che sapete che, se conoscete Carlo, sapete che di base una grandissima parte della sua fotografia è in bianco e nero, cioè io ritengo che i suoi bianchi e neri siano celebri, ok? Quindi quando è venuto fuori questo discorso, che gli ho detto guarda vorrei provare Hasselblad, ho detto bene, allora facciamo un set, davo per scontato che l'avremmo fatto in bianco e nero. Quindi giustamente siamo per questo motivo attrezzati, perché lui in casa invece aveva un rullo. Un H7 che comunque è una bellissima Certo, pellicola. però giustamente era, secondo me, come dire, rendeva giustizia il fatto che fosse una pellicola in bianco e nero. Quindi adesso noi abbiamo il nostro bellissimo 120 e adesso vediamo come metterlo sul dorso. Importante il discorso dei dorsi. Considerate questa cosa, l'Hasselblad è un sistema 6x6, adesso vi faccio vedere giusto. Allora, la parte argentata, ok, che in questo momento copre la parte dove andrà la pellicola, che è il dorso, ok, è praticamente la parte di fotografia che viene esposta. Potete immaginare che c'è una bella differenza tra un piccolo formato, cioè un 35 mm. Qualcuno mi può chiedere, tanto qualcuno c'è sempre che fa la domanda, perché scattare con un medio formato? Per una questione di percentuale di moltiplicazione per la stampa. Certo. C'è
voi dovete considerare questa cosa: se io devo fare una stampa con un 35 mm e voglio fare, non so, un 20-30 o un 30-40, dovrò moltiplicare la dimensione del 35 mm per un tot. certo. Se io ho di mio già di base un 6x6, questa moltiplicazione ovviamente sarà ridotta di tantissimo, e quindi la definizione, la nitidezza che avrò sarà completamente diversa. Detto questo, per chi è abituato a usare le macchine tradizionali, quindi quelle con formato rettangolare, che siano piccolo formato, medio formato, si accorgerà che quando scatta di solito con il diaframma molto aperto, sembra quasi che sulle parti strette del fotogramma manchi qualcosa nello sfocato. Perché? Perché in realtà la lente è tonda. Perché noi scattiamo su un rettangolo, ma in realtà lente tonda, è certo. come se mancasse qualcosa, cioè sui lati larghi, quindi sulla parte orizzontale, c'è uno sfocato che è proprio tondo fino alla fine, e sulla parte verticale sembra che ti manchi qualcosa. Mentre invece il vantaggio di Hasselblad, o comunque di una medio formato, è che, essendo che è quadrata, ovviamente cambierà completamente il modo di scattare. Questo ve lo dico perché comunque cambieranno proprio le tipologie di modo di scattare. Avrai uno sfocato molto più rotondo, molto più gradevole, e degrada in maniera diversa. Se fai dei ritratti molto da vicini, tu vedrai proprio uno stacco completo del viso intorno a lei, ma anche dall'alto verso il basso, e non solo. Cose che io non posso sapere perché scatto F20, quindi boh, chissà cosa vuol dire. Io credo di non aver mai scattato F20, quindi non so. Esiste F20? Non Esiste sapevo. anche F22, giuro. No, vabbè, incredibile. Questa è la nostra grande diatriba che è sempre in auge da anni e anni. No, semplicemente faccio scatti diversi, perché alla luce del sole scatti in maniera diversa. In generale Carlo è un ritrattista fondamentalmente, quindi in realtà la sua fotografia è completamente diversa dalla mia. La mia fotografia è iperstudiata e infatti ci vogliamo bene per questo, facciamo cose completamente diverse. La sua fotografia è molto più emotiva, molto più spontanea di quello che è la mia, che invece è molto più costruita. Bene, ho detto bene, ok. Ok, allora vediamo un attimo come caricare un 120. Immaginiamo che questa sia la macchina che ha già fatto il rullino, l'ho già scaricato, e quindi me la ritrovo esattamente come l'ultimo rullino che ho fatto. Io mi troverò questa situazione qui, mi troverò la bobina, faccio una quindi gira in faccio sotto. una no, è il contrario, gira in alto, perché se va invertita, è quello che volevo dire. Allora, il 120, a differenza del rullino tradizionale che tu devi riavvolgere, tu hai un Due rotolo, rocchetti. sì, hai un rotolo di carta, ok, oleata, e fatta apposta per non far entrare luce, dove c'è la pellicola, e un rocchetto Vuoto. vergine che ti rimane. Che è quello della pellicola prima. Esatto, perché questo qui si devolgerà sull'altro rocchetto. Il rocchetto che tu troverai da mettere, questo qui, ovviamente quando tu scarichi una macchina, lo troverai vuoto, certo, questo. Quindi chiaro. la prima cosa da fare è prendere questo qui E spostarlo. e metterlo sopra. Molto semplice, sono questi qua che si spostano semplicemente. Sì, quindi è anche più comodo rispetto ad altre cose. Sì, assolutamente. Quindi a questo punto andiamo ad aprire. proprio in modo brutale, tanto non succede Tagliamo la niente. carta. Togliamo la carta, che non serve a niente, anche perché sappiate che, proprio per motivi di sicurezza, la pellicola non è subito dopo. Esatto, Ok, ce n'è un bel ce n'è pezzo. un bel pezzo proprio per evitare problemi. Ci sono addirittura i numeri, che ovviamente qui non vi posso far vedere. Comunque sappiate che qui dietro, perché alcune qui hanno la finestra, Esatto. in base a se è una 6x6 o una 6x4, perché ci sono varie varianti, Ha due righe hai due diverse. righe diverse, in modo tale che in questo caso lo fa la macchina in automatico, perché c'è il blocco, ok? Sì. Ci sono alcune macchine molto più, anche la Lomography le fa, molto più semplici, che non hanno il blocco del rocchetto. Esatto. Quindi da dietro hai una finestrella rossa, che serve proprio per evitare che la luce possa infastidire la pellicola, che tu vedrai il numero corrispondente al fotogramma, ok? Anche per quale motivo? Perché ovviamente questo qui, in base al tipo di macchina, avrai tot foto.
perché certo. se tu la metti su una 6x4 È un ti dà conto. un certo tipo di foto, un tot tipo di foto, se la metti su 6x6 ti dà un certo tipo di foto, se la metti, scusate me la devo far vedere, su una 6x9 Olè! Madonna benedetta! ovviamente avrai un altro tipo di foto. Un altro quantitativo. Esiste anche la Fuji 6x12, ma in questo momento non ce l'ho qui perché è a Quanti riparare. scatti fai? Se ti 2. va bene 3. Se la carichi bene non sprechi, non Ecco, tipo io sprechi. non ho mai capito perché ho a casa ho una biottica che è una Rollei e Quindi per 6x6. esempio ho visto che le righe su cui sono, i numeri del 120 né l'uno né l'altro mi arrivano corretti nella finestrella Perché mia. la tua macchina era data per una 220. Ma vaffanculo! Vabbè, Scusate, va l'ho bene. fatta Abbiamo così. già capito, vedi, avevo già Poi capito ti che c'era un problema. poi ti racconto. Sempre qualche problema. Allora, scusate che Andiamo sono. avanti. Allora, scusate, facciamo un passino indietro. Per l'Hasselblad ovviamente ogni macchina ha un sistema diverso di caricamento. Per l'Hasselblad vedete questa linguetta che è quella che si avvolge, si mette verso il basso, ok? Da questa parte vedete sempre la scritta, ok? E si mette in questa maniera e si blocca, ok? Sì. C'è proprio un Sì, incastro per certo. evitare che... Poi si gira perché voi dovete considerare che in realtà io lavoro al contrario, Ah, cioè giusto. la pellicola io la vedrò in questa maniera Sì. perché quando io scatterò, quando questo qui avvolge, muove questo Sì, che va verso l'alto, sì. quindi mi farà Scorre questo indietro, sì. movimento, ok? In questo caso, per evitare che faccia pieghe, sono molto attento a piegarla qua perché deve infilarsi qua dentro Ah, giusto, c'è la letta. Sì, per sì. evitare, perché il problema qual è? Se non entra nella letta, quando carico si può strappare e se si strappa, Ciao belli. questa sappiate che non è che si può aprire, quindi per evitare problemi, infatti quando è molto vecchia molte volte bisogna poi alzarla a manina, infatti vedete che molte volte Sì, fa fatica a ha scorrere. difficoltà, perché molte volte infatti devi andare lì tipo a bottiglia e dargli una cosa, ma tanto adesso lo facciamo piano piano, non è un problema. Ok, praticamente adesso l'ho caricata, ho tolto lo chassis, quindi mi raccomando ragazzi, non perdetelo perché è una delle cose più difficili da trovare. Ah, ci credo, certo. Ok, non questo modello, ci sono alcuni modelli che addirittura si può mettere da Di qualche lato, parte sì. o nascosto da qualche parte. Allora, andiamo per ordine su questa cosa. Se, non so se lo riuscite a vedere, sopra, come avevo detto, abbiamo qua sotto e la messa a fuoco. Qua. Ok, la distanza. Sopra c'ho i diaframmi e i tempi. A differenza delle altre macchine tradizionali abbiamo qui un sistema con dei numeri, ok, che non sono altro che i numeri che troviamo, scusami, in questo esplosimetro che è specifico per questo tipo di macchina, perché l'Hasselblad ti crea, volendo, un range di azione tra diaframma e tempo, bloccando il selettore, quindi modificando, se tu hai 125 2.8 3.5, lui ti blocca il selettore in modo tale che se modifichi il tempo lui modifica in automatico il diaframma secondo il Sì. e in studio è molto comodo perché tu hai la Certo. stessa luce sempre Certo. del flash, Certo. però in alcune vuoi meno Giusto, molto profondità di figo. campo, più Molto profondità di figo. campo. Se invece si vogliono modificare tutti e due Separatamente. i due parametri, non basta che si tiene giù questo qui, tenendo giù questo qui si vanno a modificare i diaframmi e tenendo giù questo qui si possono modificare I tempi. ok. Il vantaggio che ho fatto vedere anche a lei di questo tipo di macchina è che ti dà già la probabilità di campo con queste lineette rosse, ok, che in base a come scatto, io per esempio se so che il soggetto è a, non so, 2,5 m, so che è a F8, posso scattare con questo tempo, con questo diaframma, posso mettere a fuoco dai 8 metri fino ai 16. Sì. Ok? Questo mi può servire per, come ho detto a lei prima nel video come esempio, se mi trovo in una situazione in cui devo scattare due soggetti, che è sempre un po' complicato fotografarli con una macchina tradizionale, certo.
perché tendenzialmente se tieni molto aperto il diaframma non è un tuo problema che Non è un scatti mio problema. F20. Oh, guarda che invece non è vero, perché comunque se tu anche solo li metti a 50 centimetri, anche F20 tu ne hai sempre uno Sì, fuorifuoco. sì, beh, Cioè non è certo. che non c'è cazzo che tenga. Tendenzialmente forse se hai un 28 riusciresti a... Forse. Sì, sì. E quindi bisogna calcolare bene, e questo qui ti dà un po' di più la possibilità di vedere come giostrare con i soggetti, proprio perché sai già che Sì. profondità hai. Le macchine tradizionali non ce l'hanno. Allora, è già carica. Di solito io vabbè ho questo sistema, ma poi ci arriviamo dopo. Per scattare si scatta con un pentaprisma, che però, a differenza di quello della macchina fotografica, mancandogli il prisma finale, tu praticamente vedi, aspetta che devo giustamente, ok, vedi, perché c'è il primo specchio, quindi non vedi ribaltato, perché il nostro occhio vedrebbe ribaltato e inverso. Ah, non vedi ribaltato? No, vedi solamente... Ah, si vede destra e sinistra, sì, giusto, sì, Sì, è sì. giusto, sì. Ok, cioè Certo. vedi la linea, non vedi... Vedi specchiato, Esatto, vedi solo sì, specchiato destra con sinistra. sì, Quindi, ed è una cosa, ragazzi, è la cosa più sì, anti-intuitiva che abbastanza. Sì, esista. perché ti sposti e Se dici, tu che vedi cazzo succede? se tu vedi un soggetto che è a sinistra, devi mettere a fuoco, tu devi spostare verso destra o verso sinistra, al contrario, perché devi ragionare al contrario. Sì, Ok? Se io sono in questa maniera, io vedo lì, ma se io devo guardare la macchina fotografica che in realtà è lì, io invece so da questa parte certo, che la vedo di qua. Ok? Ed è la cosa più anti-intuitiva che possa esistere. Se invece vogliamo un esplosimetro più tradizionale, perché questo qui poi in camera non so come faccio a vedere, comunque qua dentro c'è proprio, ti esce un numero, perché qui è esattamente come un obiettivo, quindi hai lo tali come esattamente tempo di fame come un obiettivo, e qua ti esce un numero che sarebbe il numero corrispondente alla a combinazione di quella prima. combinazione che dicevo prima. Ed è per questo che è dedicato a questo tipo di macchina qui, anche se è una Pentax, perché anche la Pentax 6x7 c'ha lo stesso sistema. Per chi, Esplosimetro normale. per chi volesse utilizzarlo, perché questa macchina ovviamente, come potete immaginare, è sprovvista di esplosimetro. Non ce l'ha niente, zero. No. Ma che palle! Esiste un esplosimetro, esiste un esplosimetro Matrix che potete Ce immaginare. l'ha? No, potete immaginare che in sé per sé un Matrix significa che prende il mondo, che praticamente, non so se hai visto che qui ci sono delle scatenature, si può arpionare qua, è introvabile su eBay, costa l'ira di Dio ed Ho ed capito. è a Dio di, quindi praticamente se non è tenuto bene È una merda, sì. ha perso uno stop ogni Sì, 10 anni. ok. Quindi devo comprare un esplosimetro. io ti compri l'esplosimetro, poi c'è il cellulare, se volete poi vi do l'applicazione. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, questo qui è un esplosimetro. Quanto costa adesso un Questo è esplosimetro? un esplosimetro professionale, lo trovate su 180 euro. Che due coglioni. Per professionale però. Ho capito. Esiste anche da 20 euro. Ok, allora prenderò quello. Link in descrizione. Dove lo metti? No, allora, dovete sapere che io sono non è vero che sono, Non sei povera. non sono povera, però, visto che poi non so mai le cose, se e quanto le uso, non ho nessuna voglia di spendere 200 euro per un oggetto che dopo un minuto lo lancio, perché lo so che dopo un minuto lo lancio. No, perché ci sono qui a fianco. Vedremo. Vabbè, allora, sappiate che questo qui costa un po' di più, ma perché è professionale, perché c'ha delle feature diverse da quelle classici. Per intenderci, se volete quello classico che si può mettere in qualunque posto, anche in mano, che va a sistema Matrix, Sì. lo trovate tranquillamente in buone condizioni sui 60-70 euro, buono. Sì. Ok? Questo qui ha delle cose aggiuntive, perché questo qui ha l'esplosimetro con luce incidente, ok? Noi siamo abituati nei tempi attuali a giocare con l'esposizione sul piano pellicola, cioè dove noi scattiamo. Questo esplosimetro è dotato di un sistema, che è questa pallina qui. Praticamente io, quando ho il soggetto, in questo caso Miriam, e voglio fargli un posto o il diaframma o il tempo in Che base voglio, a quello certo. che voglio, poi qui addirittura ho l'impostazione giorno, nel senso ambiente, flash da studio, flash a luce continua. Vabbè, diciamo che se uno deve comprare un esplosimetro compra questo, perché l'altro non serve un cazzo.
No, se uno, per questo Allora uso il dico- cellulare se no, devo fare... sto dicendo che costa questo perché c'ha, Sì, sì. c'ha delle feature in più. Ci sta. Ok. Tipo io appunto su di lei so che a un 2.8 devo scattarla su 100 ISO a un 60esimo di secondo. Quindi è meglio che ci spieghiamo. Perché sta calando il sole. Questa F28 a un 60esimo mi preoccupa molto. Ok, allora cominciamo. No, allora intanto cominciamo a mettere F4 perché 3.5 non esiste qui, ok? Mettiamo F4 che comunque va bene lo È stesso. ragionevole. Sì, direi. Però un 400 ISO. Riesci a scattare, Vero? È un 400. sì, riesci a scattare F4? Sì, posso farcela. Non mi raccomando. Mi impegno. Allora, F4, vado a modificare ISO, perché è un 400 Sì, ISO. eccolo qua. Ok, allora, Hai detto 125, 125. Ok. Ok. Non riuscirò mai a mettere a fuoco. Secondo me devi mettere un po', devi andare un po' di più distante. Posso darti un consiglio? Sì. Sembra che sia una cosa proprio esterna al tuo corpo. Ah sì, la tengo più appoggiata, Esatto. più comoda. Poi ti farò Poi vedere, magari non con dietro la poi ti farò caduta. vedere la differenza. A me tu sfoca tutto questa qua, quindi non ti È vero. preoccupare. Non sono sicura di aver messo a fuoco. Quanto sarà? 1 metro? Sì, potrebbe essere. Scatta. No, non buttiamo pellicole a cazzo. E tanto sono le mie. Che c'entra? Come si fa a scattare? Qui davanti? Sì. Ok. Non so se ho messo a fuoco. Vai. Quanto sarà? Secondo me un po' meno. Vai. Vai, dai, non voglio una cosa Aspetta, sfocata. aspetta, però non mi fate ridere. Ecco, è meglio così. Oh, perfetto. Ok, 3, 2, 1. Olè. Vedremo cosa sarà uscito. Ok, adesso vi faccio vedere un modo. Allora, il pozzetto è la cosa ovviamente più tradizionale che voi trovate. Il limite del pozzetto è la posizione. Cosa vuol dire la posizione? Che devi stare da con la sopra, macchina da sì. basso, che comunque lo faccio anch'io con questo attrezzo, ma vi faccio vedere perché ho comprato questa cosa qua. Ma non isola completamente la luce di riflesso. Sì. Perché è vero che c'è le alette Sì, qua, però comunque non effettivamente isola. sì. Io di solito, non si dovrebbe, ma io lo faccio perché lo sento. Lo sento. Sì, si sente quando... Lo sento. Voi non lo fate. Ti stiamo sfottendo, cioè è una cosa No, diversa. quando tu entri, Sì, lo so che capisco. si sente quando è sbagliato. Tolgo questo sistema. E metto questo. Ok. Perché giustamente così è l'oculare che ti isola dalla luce. Allora, considerando che per me è importantissimo nella media formato scattare dall'alto verso dal basso, perché se no non avrebbe senso, prendo questa qua, ok? Cosa vuol dire scattare dal basso? Per me una Hasselblad va scattata in questa maniera. Ok, in questo senso. Sì, no, sì, non capivo. Netflix, Sì, ok, certo. Quindi non ho preso il pentaprisma tradizionale, perché c'è il pentaprisma anche Che quello. te lo porta in qua. Okay. Il vantaggio di questo qual è? Che questo qui ha la correzione di diaframma. Scusa, di diaframma, scusa, dell'occhio. Cioè, se tu lo metti a metà, tu vedi bene, tu che hai l'occhio perfetto. Io che mi mancano 3 gradi, Sì. se vado verso il basso è -3, Ma va là. se vado verso l'alto è più 3. Certo, ci ho messo solo 3 mesi a trovarlo su eBay, non vi preoccupate. Grazie. Bellissimo, bellissimo. In questo modo è anche più comoda perché sei un tutt'uno Sì, certo. con l'oggetto. Certo. Cioè, poi faccio una fotografia a Miriam giusto per vedere. Chi sa usare questa macchina all'opera? Ah. Sentiamo il sup. Ricordatevi Sto male. Ok, metti il 60esimo così più... Esatto. Perché non riesco a muoverlo? Questo? Così, esatto. Guarda quanto ti può avvicinare. Pazzesco. Mettila al minimo e Puttana. avvicinati. Ma è assurdo. Puttana, cioè proprio.
poi lo giro dalla parte sbagliata. Ti posso dare un suggerimento? Vai dal basso. Guarda come svetta. Sì, merda, è stupendo. Lo so, No, vabbè. comprerà No, quel. vabbè. Io, No, io- vabbè, non ho parole. io No, so che vabbè. comprerà quella macchina con quell'obiettivo lì. È bellissima. Che equivale a un 35 mm. È bellissima. 3, 2, 1. Senza parole. Prima che il video si Vedere ferma. questa cosa senza parole. Prima che il video si ferma spiego anche per quale motivo è come un 35 mm. Perché in realtà noi siamo abituati oggi con la Fuji a una PSC, con la full frame. Sì, e noi lavoriamo, e noi di solito lavoriamo a calcolare la conversione tra full frame e APS-C. Qua è esattamente il contrario, quindi se con una APS-C abbiamo un 35 mm certo. e quindi equivarrebbe a un 18 o a un 21 in base contrario. Qua è il contrario, quindi qua in realtà ho un'ottica che in realtà sarebbe una via di mezzo tra un 35 e un 40, però con la angolazione di un 80. Merda. E quindi è molto più profonda la. Sì, sicuramente quest'ottica, sicuramente. Sì, lo so, pensa con Carl Zeiss. Bellissima, bellissima. Ok, prego. Bene, adesso vedremo in futuro, vedremo i risultati di questa cosa. Adesso E scattiamo adesso e- scattiamo. Ciao, noi ci divertiamo. Ciao ciao.